Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video approfondiamo i dettagli tecnici dell'integrazione dei climatizzatori Samsung in OpenHub. Nel video precedente abbiamo fatto una breve introduzione su quello che si può fare e quindi la mia situazione attuale sull'integrazione dei climatizzatori, e in questo video quindi andiamo a vedere bene come bisogna creare things, channel e item per arrivare a quel risultato. Il tutto utilizzando le API SmartThings che sono pubbliche e ci permettono di interagire con i nostri dispositivi, aggiunti ovviamente al cloud SmartThings, direttamente da altre applicazioni. Partiamo da vedere direttamente la documentazione ufficiale delle API SmartThings andando sull'URL developer.smartthings.com, in modo tale che capiamo quali sono tutte le possibilità che ci sono concesse per interfacciarci con i nostri dispositivi utilizzando appunto le API. Ho già fatto un video dedicato alle API SmartThings quando ho fatto l'integrazione della TV Samsung. Quindi qua andiamo un pochino più veloci, giusto solo per vedere che cosa andiamo a fare per i climatizzatori. Ovviamente la prima cosa, che è quella che ci offre l'accesso diretto a tutti i nostri dispositivi, è l'autenticazione. Infatti per chiamare qualunque API SmartThings noi dobbiamo autenticarci, quindi far riconoscere al sistema chi siamo, in modo tale che il sistema ci permetta di gestire soltanto i nostri dispositivi. L'autenticazione si basa sull'invio di un token nella richiesta, in un header un token di tipo bearer, che può essere generato dal portale SmartThings una volta che siamo loggati dentro. I token possono essere di due tipi, Smart App e Personal Access Token. Nel nostro caso andremo a utilizzare il Personal Access Token perché è quello utilizzato al di fuori delle Smart App, che sono delle applicazioni sviluppate che devono esistere all'interno dell'ecosistema SmartThings. Noi abbiamo un'applicazione totalmente esterna, quindi useremo un Personal Access Token. Una volta che generiamo questo token, e tra poco vediamo come si fa, dobbiamo dare le autorizzazioni che vogliamo utilizzare con questo token e poi siamo liberi di utilizzarlo nelle chiamate API per appunto farci riconoscere. Le chiamate API che andremo a fare saranno relative ai device, quindi nel gruppo di chiamate API devices noi abbiamo tutta una serie di chiamate e alcune di queste le andremo a utilizzare per fare la nostra integrazione con i climatizzatori. In particolare la list devices, che ci permette di ottenere l'elenco di tutti i dispositivi che sono associati al nostro account. Da questo elenco andremo a prendere il dispositivo che ci interessa, nel nostro caso uno dei climatizzatori, prenderemo il device ID, quindi l'identificativo univoco, e andremo a utilizzare la Get Description of Device passando il device ID per ottenere le informazioni dettagliate del dispositivo. Le informazioni che ci serviranno per questo dispositivo saranno quelle inserite all'interno dei component capabilities, cioè tutte le funzionalità che ci mette a disposizione il nostro dispositivo. Attraverso l'uso delle capabilities potremo ottenere lo stato del climatizzatore nei diversi componenti e potremo anche interagire con questi componenti. Quindi banalmente una delle capabilities sarà lo switch, quindi l'accensione e lo spegnimento, l'impostazione della temperatura da raggiungere, la temperatura rilevata dal termostato interno e così via. Una volta identificate le capabilities che ci interessano, utilizzeremo la execute command, che è quella che ci permette appunto di inviare comandi al dispositivo per fargli fare delle azioni. Per recuperare invece lo stato del nostro climatizzatore possiamo utilizzare la get status of a capability. In questo modo noi possiamo, definendo quali sono le capability che ci interessano, recuperarne lo stato. Questo perché? Perché OpenHub deve essere sempre consapevole dello stato in cui si trova il climatizzatore, perché potrebbe essere comandato dall'esterno rispetto ad OpenHub. Ad esempio, se io lo accendo col telecomando, non ho inviato il comando da OpenHub, ma OpenHub deve ricevere l'informazione che il climatizzatore adesso è acceso. Ok, adesso non ci resta altro che iniziare le operazioni per l'integrazione partendo dalla generazione del token di autorizzazione che andiamo a fare direttamente dal nostro account SmartThings.
Per fare questo dobbiamo accedere ad accountsmartthings.com/tokens. Ovviamente se non siamo già loggati ci verrà chiesto di loggarci con le stesse credenziali che utilizziamo per accedere all'app SmartThings sullo smartphone, e in questo modo accediamo al nostro account SmartThings nella sezione in cui vengono generati i token. Come vedete in questa pagina ho già 2 token generati, che sono quelli che sto attualmente utilizzando, anzi in particolare sto utilizzando questo qui l'ho utilizzato per fare dei test. E come vedete non si vede il token, si vede solo un nome e quali sono le autorizzazioni che ha questo token. Questo perché quando viene generato un nuovo token lo dovete copiare e memorizzare all'esterno di questo portale, perché una volta generato poi il portale per questioni di sicurezza non ve lo farà vedere. Quindi quello che bisogna fare è, nel caso si debba generare un nuovo token, è andare sul pulsante blu genera nuovo token, dare un nome, video clima, e decidere quali sono le funzionalità che deve permetterci questo token. Nel nostro caso dobbiamo gestire tutti i dispositivi. Le altre funzionalità in questo caso non ci interessano. Ovviamente nessuno vieta di darle tutte, però per questioni di sicurezza è sempre meglio dare un particolare token un particolare ambito autorizzativo, in modo tale che se per qualche motivo quel token vada perso, venga intercettato, non si abbia accesso a tutto l'account SmartThings. Fatta questa scelta, clicchiamo su Genera Token, il token ci viene generato in questa finestra, noi lo dobbiamo copiare e andare a memorizzarcelo da qualche parte, perché nel momento in cui ricarichiamo questa pagina il token sparisce, rimane semplicemente la descrizione con le caratteristiche. Questo proprio per questioni di sicurezza. Adesso questo token che ho appena generato lo uso per le chiamate di test, poi ovviamente andrò a eliminarlo, perché ovviamente chi ha quel token può accedere al mio account. Adesso per prima cosa andiamo su Postman e facciamo un paio di chiamate di test giusto per capire quali sono i tipi di dati su cui dobbiamo lavorare con OpenHub e come effettivamente ci risponde SmartThings. Eccoci su Postman, che per chi non lo conoscesse è un software da installare sul PC che permette di effettuare delle chiamate API. È un software molto completo, noi lo utilizziamo in maniera molto semplice per fare delle banali chiamate HTTP in GET e in POST. Adesso dobbiamo andare a definire qual è l'URL con cui dobbiamo accedere alle nostre API e quali parametri eventualmente passare. Quindi passiamo un attimino alla documentazione delle API e andiamo a cercare l'API Devices List Device. Qua ci fa vedere qual è l'URL che dobbiamo utilizzare per fare questa chiamata, quindi ce lo copiamo, lo andiamo a inserire su Postman, poi dobbiamo andare in Authorization, Bearer Token per autenticarci e andiamo a inserire il token che abbiamo copiato prima. In questo modo noi dovremo essere autorizzati a effettuare questa chiamata e ci verranno restituiti tutti i dispositivi che sono associati al mio account SmartThings. Verifichiamo solo che il body sia vuoto, perfetto, la chiamata di tipo GET, facciamo una send. Ecco, vedete che abbiamo tutta una serie di device restituiti. Andiamo a cercare quello che si chiama Clima Studio. Di questo Clima Studio ci prendiamo il device ID e andiamo a effettuare la chiamata di dettaglio, che non è nient'altro che la chiamata che abbiamo fatto adesso, andando ad aggiungere il device ID al fondo dell'URL. Clicchiamo su Send e otteniamo solo un device, ovviamente quello che abbiamo scelto, con tutte le informazioni di dettaglio. Quello che ci interessa è la parte di Components Capabilities. Vedete che abbiamo lo switch, la modalità della ventola, l'oscillazione della ventola, la temperatura misurata, la temperatura impostata, eventuale umidità
dipende poi dal tipo di climatizzatore, se ha o no il sensore di umidità, air quality sensor, eccetera. Ovviamente queste sono capabilities generiche, poi ogni tipo di dispositivo può avercele o no come caratteristica concreta. Una volta che abbiamo intercettato le capabilities che ci interessano, possiamo andare a lavorare sulla parte di OpenHub per andare a impostare la things di interfacciamento al nostro device e i canali che ci permettono di andare a controllare le singole capabilities. Identificata ad esempio una capability, possiamo andarne a vedere lo stato corrente. Ad esempio, posso andare a prendere l'impostazione della temperatura del climatizzatore che al momento è acceso, mi devo copiare l'identificativo della capability e poi vado sulla documentazione a vedere come si ottiene lo stato di questo particolare componente. Quindi mi sposto sul status of a capability, mi copio la chiamata, vado su Postman, la incollo, ovviamente qui devo mettere i parametri giusti, quindi il device ID lo metto qui, il component ID che sarà quasi sempre il main, che lo trovo sempre nel dettaglio della chiamata di prima, e poi la capability ID che abbiamo detto essere thermostat cooling set point. Faccio questa chiamata che è sempre una get ed ecco la nostra risposta, dove ci viene detto che il nostro valore è 21 gradi centigradi. Adesso possiamo fare ancora l'ultimo esempio, che è quello di impostazione di un valore, quindi potremo cambiare questo valore ad esempio a 20 utilizzando l'API di execute command. Quindi andiamo sulla documentazione, andiamo a cercare la execute command on a device, andiamo a prendere il nostro URL. Vedete che in questo caso la chiamata è di tipo post, non è di tipo get come prima, perché di solito la get si usa per leggere delle informazioni, la post per inviare delle informazioni. Torniamo su Postman, facciamo una nuova request, incolliamo l'URL, la facciamo diventare di tipo post, ci copiamo il device ID da prima, in modo tale che lo possiamo incollare qui, perché i comandi vanno inviati a un dispositivo in particolare. Dobbiamo sempre mettere il token di autorizzazione, che è un bearer token. Ok, mi ha già riportato quello che ho settato di là, quindi va bene così. E poi, a differenza di prima, in questo caso dobbiamo popolare il body della richiesta e lo facciamo di tipo raw JSON. Andiamo a prendere dalla documentazione come deve essere questo body, quindi facciamo il copy, torniamo su Postman, incolliamo e vediamo che abbiamo una struttura dati in cui bisogna specificare il component, che è sempre il main nel nostro caso, la capability che la vado a prendere da prima, il comando che ovviamente dipende dal tipo di capability e in questo caso si chiama set cooling set point, il comando. Per sapere quali sono i comandi in funzione della capability si può andare sul portale degli sviluppatori di SmartThings, nella sezione documentation, si può cercare production capabilities e qui abbiamo tutti i tipi di capability e relativi comandi. Quindi se io cerco thermostat cooling set point, che è la nostra capability, nella sezione comandi vedete che c'è set cooling set point e come argomento ha bisogno del set point, che è un numero ovviamente perché è la temperatura da impostare. Quindi il nostro command è set cooling set point, argomento mettiamo 20. Inviamo la richiesta. Scusate, ho sbagliato perché l'argomento deve essere un numero e non una stringa. Inviamo la richiesta. Non so se avete sentito il beep, ma il climatizzatore si è già impostato a 20. Lo possiamo andare a vedere facendo di nuovo la chiamata di status
e vedete che ci restituisce questa volta 20. Bene, direi che per questo video possiamo fermarci qua, quindi abbiamo fatto una lista di tutte le chiamate API SmartThings che dobbiamo fare per sviluppare la nostra integrazione in OpenHub dei climatizzatori, ma in teoria si può utilizzare questa tecnica anche per tutti i dispositivi all'interno dell'account SmartThings. E in un prossimo video andiamo a vedere effettivamente la creazione dei things, channel e item che sfruttano queste chiamate che abbiamo visto oggi. Per adesso quindi vi ringrazio, siete arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!